E ok, si parte. Benvenuti. Questo è il primo episodio di On the Run, il motovlog di cui nessuno sentiva l'esigenza, a parte me probabilmente. Partiamo per gradi, direi, con le presentazioni. Io mi chiamo Marco, ho 50 e basta anni. Molto probabilmente un po' di gente mi conosce col soprannome, col nickname, col nome d'arte di Chaos, perché negli ultimi 30-35 anni ho fatto della musica il mio mestiere. Non posso dire di essere un musicista perché in realtà faccio il rapper, che non riesco in tutta coscienza a definirmi un musicista. Questa è stata la mia realtà negli ultimi appunto 35 anni, lo è ancora perché è ancora il mio lavoro. Per tutti gli altri che non mi conoscono, che non sanno assolutamente chi io sia, appunto sono Marco, uno che sta provando a fare un motovlog. Ci sta provando perché non è una cosa facilissima, soprattutto per una persona che non ha moltissima esperienza in moto, anche se è un po' di anni che giro. Credo di essere, sarò sempre probabilmente all'inizio della mia curva di apprendimento, poi magari più avanti ne parlo un po' più nel dettaglio. Adesso volevo un po' spiegare le ragioni che mi hanno spinto a fare questa cosa qua. Innanzitutto, vabbè dai, partiamo dal titolo, che è On the Run. Non mi è venuto in mente niente di più originale, ma ha un paio di significati che penso siano abbastanza interessanti se li relaziono a questa cosa che sto provando a fare. On the Run letteralmente in inglese significa in corsa, e vabbè, mi pare che ci siamo. Però significa anche in fuga, forse è l'accezione più usata. E sì, direi che questa è a tutti gli effetti una fuga. È iniziata comunque, sì, come una fuga da una realtà veramente, veramente brutta, quella del post-Covid, che in pratica mi ha un po' salvato l'esistenza, la salute mentale. Perché dai, c'è poco da dire, io quando è iniziata la pandemia già avevo subito un paio di traumi emotivi non indifferenti e non stavo proprio molto bene. Poi la pandemia mi ha letteralmente ribaltato la testa e ne sono uscito con molta fatica, e la moto è stato il mezzo con il quale sono riuscito veramente a rimettermi i pensieri in tasca. Finito poi il periodo relativo al lockdown, quando si è poi potuti uscire, abbandonare il proprio comune e poter girare semi liberamente, il mio lavoro ancora però era bloccato, non avevamo ancora i permessi per suonare, per fare praticamente nulla, e ho cominciato a girare sempre più spesso, perché sì, ho scoperto che questa cosa, oltre a farmi stare bene, è anche veramente una terapia per riempirmi le giornate, per impedirmi di entrare nelle mie consuete depressioni o pensieri negativi che insomma un po' mi hanno sempre un po' accompagnato, è inutile nasconderlo. Chi mi conosce a livello musicale lo sa, perché ne ho sempre un po' parlato abbastanza, se non direttamente, insomma si percepisce nella musica che faccio. E questa attività del vlog semplicemente mi fa assolutamente bene, mi occupa la testa, mi impone una progettualità di organizzare i giri, nel gestire l'attrezzatura, anche imparare a comunicare, perché ecco, io, per quanto per assurdo sono più veramente di 30 anni che
salgo su un palco e parlo a centinaia barra migliaia di persone, non sono un buon comunicatore, non lo sono mai stato. Mi porto sempre comunque appresso la mia introversione che mi ha sempre appunto contraddistinto, perciò questa cosa più la facevo più mi sentivo meglio, anche se per veramente un bel po' di tempo i risultati sono stati un po' fallimentari, perché appunto non capendo nulla di quasi niente di quello che sto facendo, a partire proprio dalla moto, però beh dai, io ci provo lo stesso, a me fa tanto bene, mi piace tanto, perciò sì, il mio motovlog on the run, la fuga molto molto lenta da tutta una serie appunto di fattori della vita, lo stress, la quotidianità, la routine, alla ricerca di posti interessanti, perché mi sono fatto adottare da queste splendide colline che poi più avanti diventano vere e proprie montagne, e ho scoperto che ci sono tantissimi posti meravigliosi qua, non solo semplicemente la campagna, le colline, le strade. C'è una caterva di castelli che io adoro andare a visitare. Inoltre l'obiettivo è anche quello di allontanarsi un po' sempre di più e cercare posti sempre più interessanti, o semplicemente anche girare random per queste colline fantastiche. Guardate, sono veramente eccezionali. Poi vabbè, cercherò di essere un po' più presente nel dialogo, perché sì, questo vorrebbe essere anche un contenitore che non parla solo di viaggi e di moto, ma anche un po' di altri aspetti della mia vita, che sono appunto la musica e la percezione che ho di questo mondo, di questa attività dopo più di 35 anni che la faccio, la mia storia se vuoi, anche se potrebbe risultare leggermente presuntuoso parlare di se stessi, però io sono un rapper, i rapper insomma in qualche modo per contratto devono parlare di se stessi. Beh no dai, è che magari c'è qualcuno che ha seguito un po' quello che è il mio percorso musicale e magari c'è qualche curiosità, qualche domanda a cui io sarò ben lieto di rispondere nei commenti o nei video successivi. Penso sia importante avere un dialogo con gli eventuali, se ce ne saranno mai, follower, io non lo so come si dice per dirti quanto sono addentro a questo mondo, però sì, insomma cercherò di impegnarmi per avere un dialogo un po' più aperto. Come prima tappa del primo episodio ho scelto un posto che mi è molto caro. Stiamo andando alla Pietra di Bismantova, in provincia di Reggio Emilia, alle spalle di questo bel paese che si chiama Castelnuovo Ne Monti. Mi piace tantissimo quel ne. Perché? Perché oltre a essere un posto con una valenza paesaggistica veramente spettacolare, veramente incredibile, ha anche un significato particolarmente profondo per me personalmente. Chi appunto magari mi ha seguito fin qua, seguendo le mie impronte musicali, anche quelle recenti, riconoscerà la location delle scene finali dell'ultimo mio video del pezzo Chiodi, che dà anche il nome a tutto l'LP. È un pezzo per me molto importante e questo video che ho fatto ho voluto concluderlo proprio sulla Pietra di Bismantova, perché nella parola del testo si fa riferimento a questo vuoto immenso, perché davvero
questo posto si affaccia davvero su un abisso che non è a volte solo un paesaggio, ma anche qualcosa di più profondo. Del resto, lo diceva Nietzsche, quando guardi l'abisso, anche l'abisso guarda in te. Comincia a fare un po' caldo, anche se siamo abbastanza in quota perché ci siamo alzati un pochino. Ora cominceremo a scendere un po' verso la Valle del Secchia, mi sembra, e da lì poi faremo un bellissimo fondovalle e poi risaliremo per arrivare alla Pietra di Bismantova. Come ho detto prima, questo vlog potrebbe essere anche un contenitore di altre cose, come, non so, cose un po' più inerenti a quella che è la mia attività di musicista, tra virgolette. Io lo sapete, l'ho detto prima, non mi ci sento, però ce l'ho scritto sulla carta d'identità, per cui in qualche modo è il mio mestiere. E sì, si può andare a fare qualche data in moto, anche se è molto faticoso mettere insieme le due cose, perché sì, l'aspetto della musica per me è una croce e una gioia allo stesso tempo, perché tante soddisfazioni ma anche tanta fatica e tanti aspetti psicologici di non facile gestione. Però appunto magari ne parlerò più avanti in qualche puntata dedicata proprio a questo aspetto. Potrebbe essere appunto questo vlog anche l'opportunità per raccontare parte della mia storia come essere umano, come artista, cosa mi ha portato a diventare quello che sono, cioè un artista molto marginale nel panorama della musica italiana, che però ha quantomeno la qualità di essere riuscito a resistere per così tanto tempo, di aver passato tutte le fasi praticamente di questo genere, dall'esterne in qualche modo stato un pioniere, anche se non lo sapevo che ero un pioniere ai tempi, e fino ancora a riuscire in qualche modo a fare dei live e a mettere della gente sotto il palco. Perciò sì, fatemi sapere se può essere una bella idea o dire o no, o dire ma smettila, presuntuoso del cazzo. Insomma, è un po' un cantiere questa roba. Sto cercando di capire anch'io come orientarmi. Qualche idea ce l'ho, ma vedremo. E coffee break, signori! Ma come? Stai zitta! Ok, dai, ci siamo un attimo fermati a cambiare le batterie e toglierci un po' la felpa che è cominciato a diventare caldo. Bene, dai, stiamo avvicinandoci sempre di più alla nostra meta. Abbiamo preso una deviazione perché la strada che volevamo fare era interrotta, e per cui prendiamo questa variante, la vecchia statale. Ora risaliremo questa valle molto bella, con una strada veramente bella che a me piace particolarmente, e poi quasi ci saremo. Comunque sì, per me tutto questo è un po' una sfida, tantissimi dubbi, questa cosa di aprirsi un attimo e di raccontarsi è un po' innaturale per me. Vengo da un'epoca, appartengo a una generazione che non è cresciuta con lo sharing, anzi sia come esseri umani che anche come artisti noi siamo stati cresciuti al mantenere un profilo, non dico basso, ma privato. Cioè gli artisti che io seguivo da quando ero ragazzo, cioè delle loro vite private non sapevi nulla, pochissimo, solo quando trapelava fuori qualcosa, perché le personalità dello spettacolo erano avvolte tutte da un alone di mistero. Oggi è completamente ribaltata questa cosa. Chi ha
profilo pubblico e continuamente, costantemente online. Io faccio molta fatica, però allo stesso tempo ho capito che questa cosa dell'internet mi fa abbastanza paura, no? Però non la devo vedere come una minaccia, ma come un'opportunità. Sul serio, credetemi, non ho nessuna velleità di fare chissà quali numeri o quale guadagni o quant'altro, no? Appunto, per me è una terapia, è riuscire ad avere una progettualità proprio, qualche cosa da iniziare, su cui lavorare, su cui preparare, e che mi assorbe tempo ed energie. Questo per me è già una risorsa veramente, veramente pazzesca. Oltre questa curva avremo già una parziale visuale del nostro punto d'arrivo. Eccola qua, la nostra meta finale, però ci vorrà ancora un pochino per arrivare, dobbiamo risalire tutta quella valle, però guardate che spettacolo, è incredibile perché le pareti sono veramente a picco e qui siamo lontani, per cui non ci si rende conto della dimensione di quei muri di roccia finché non ci si è sotto, ma sopra è un prato, sopra è completamente flat, è veramente veramente particolare, bizzarro, mi affascina tantissimo. Ecco qua, dopo questa curva si dovrebbe intravedere l'imponente, maestosa pietra di Bismantova, guarda lì. Sembra vagamente da questa angolazione la montagna di incontri ravvicinati del terzo tipo, però un po' più tozza, quella era un pochino più affusolata, però è veramente veramente pazzesco. Ed eccoci qua che entriamo nella strada che ci porterà sempre più su, perché adesso noi tra un po' arriviamo su e c'è un bel parcheggione e saliremo fino in cima. Raghi, avete visto la fatica per fare i contenuti? Sacrificio, guardate, guarda che roba, ti giuro, è pazzesco. È pazzesco, davvero incredibile. Eccoci qua. Siamo arrivati. E ok, eccoci qua. La prima tappa del primo episodio, che è la pietra di Bismantova. È veramente uno spettacolo della natura. Adesso noi la gireremo per quel lato lì dove c'è un'incanalatura in cui si riesce a salire abbastanza agevolmente, c'è un paio di passaggi un po' difficili, ma insomma niente di eccezionalmente complicato. Andiamo, yo! Ok raghi, eccoci qua in cima alla pietra di Bismantova, sulla sommità, davanti a uno dei suoi precipizi, e niente, guardate la maestosità del paesaggio, la verticalità di queste pareti.
Eccolo qua, il vuoto immenso. In realtà sì, questa è l'immagine più vicina a quello che avevo all'interno della mia testa. Volevo rappresentare un posto che evocasse un precipizio, perché allora ne ero davvero davanti. Insomma, ho fatto molte riflessioni, però dai, adesso sono riuscito a esorcizzarlo grazie alla musica e grazie alla moto, che mi ha permesso di scoprire questo posto e altri. Facciamo un altro piccolo giro, facciamo un po' di turisti. E ok, ultimo sguardo alla pietra e poi andiamo. Ci aspetta un viaggio abbastanza lungo per il ritorno e sono un pochino provato fisicamente, mentalmente, ma preso molto bene, perché comunque questo è un giro che mi piace sempre fare tantissimo. Come ho detto già prima, la pietra di Bismantova per me ha un significato particolare, oltre alla sua incredibile bellezza. È proprio qualcosa che mi ha sempre un po' rapito l'anima. Molto contento di aver scelto questa location per la prima puntata. Perciò ragazzi, questa è la mia nuova avventura. Se mi volete accompagnare ne sarò estremamente felice. Dopo diversi anni di solitudine e isolamento ho un po' questa esigenza di raccontare qualcosa, la passione, perché davvero questa cosa mi prende il cuore e me lo porta via. Spero che come primo episodio non sia una merda e di essere riuscito quantomeno a spiegarvi un po' la mia volontà e le mie motivazioni per fare questa cosa. Perciò niente ragazzi, questo è The Run, il mio inutile motovlog contenitore di svariate cose, e spero ce ne sia qualcuno che possa interessarvi. Ecco, Dio, spero proprio di non deludere tutti quanti, nel senso che magari c'è quello che viene qua perché è interessato alla musica e dice vabbè, ma a me della tua moto frega a cazzo. Quello che viene qua per la moto dice beh, a me della tua musica frega a cazzo. Però io ci provo lo stesso e spero in bene. E intanto giro e mi diverto e il mio cervello pian piano guarisce e si arricchisce anche, perché sì, perché vabbè, oggi siamo andati in un posto che insomma è stato creato solo dalla natura, però nei prossimi giri cercherò di andare in dei posti interessanti anche dal punto di vista storico, non solo paesaggistico. C'è Castelli soprattutto, io sto in fissa per i castelli. I castelli per me sono una cosa meravigliosa, ma voglio dire, chi è che non piacciono i castelli, dai? Sono una parte importante del nostro passato. Il nostro territorio è disseminato
di castelli, di fortezze, di rocche, perché il nostro passato è stato molto tumultuoso e burrascoso. Ho scoperto che insomma avere una meta è abbastanza utile, una meta che sia anche interessante da poter parlare, poter magari, non dico fare divulgazione, assolutamente non potrei mai, sono troppo ignorante, però sì, insomma, raccogliere giusto 2 info e magari incuriosire qualcuno che magari ci va per conto suo e si informa meglio, eccetera eccetera. Mi sono accorto che non ho parlato minimamente della moto che sto portando. È uno Sportster 883, ovviamente Harley Davidson, mediamente modificato, cioè ci ho fatto qualche lavoretto, le modifiche estetiche ovviamente. A me piace tantissimo e mi va benissimo per la guida che faccio, però non è certo una moto rinomata per la sua sportività o versatilità o quant'altro, perché insomma, però per l'uso che ne faccio io, cioè il motopasseggio, va benissimo, va benissimo. A me piace moltissimo, io ci sono proprio affezionato da morire a sta moto, ne parlerò in maniera un po' più approfondita più avanti. Eccoci qua a fondovalle, nella Valle del Panaro. Passeremo piano piano perché c'è il ghiaietto per Montese, che è questo delizioso paesello con un bellissimo castello che oggi no, ma prossimamente andremo a visitare, perché secondo me, per quanto piccolino, vale veramente la pena, anche perché dalle sue mura si riesce a vedere proprio il panorama di tutta la valle qua sotto. Vabbè, il castello di Montese con anche una luce bellissima e via verso casa. Va bene raghi, non so se sono riuscito nel mio intento di spiegare un po' le ragioni che mi spingono a intraprendere questa avventura in un territorio sotto molti punti di vista a me ostile, cioè quello un po' della moto, che per quanto appunto ho già detto mi dia un immenso piacere e soddisfazione guidare, riconosco di essere veramente l'ultimo dei pirla dal punto di vista del videomaking, che so di essere veramente ancora più in basso dell'ultimo pirla a livello di comunicazione, che è proprio ciao, però come dire, forse mi piacciono le sfide impossibili. D'altronde raghi, cioè, desiderio di questa cosa di comunicarla, di condividerla, di entrare a capocciate nel terzo millennio e anch'io condividere, avere questo sharing delle cose che mi appassionano. Insomma, questo è il piano. Fatemi sapere un po' la vostra, cercherò di non spaccare i maroni a nessuno con campanellini, metti qua il like, fai qua, fai là, insomma fate un po' come vi pare. Perciò adesso lasceremo un po' consumare le batterie dicendo amenità di tutti i tipi e poi proverò a inventarmi qualche formula simpatica per salutarci e darci appuntamento al prossimo episodio, che sarà probabilmente un viaggio a scoprire qualche castello, qualche bella campagna, qualche bella strada. Poi ribadisco, sì, essendo consapevole di non essere certo addentro al mondo di queste espressioni digitali, qualsiasi consiglio, suggerimento, critica, sperando che sia costruttiva e non ma smetti la pirla, vattene a casa, sono bene accette, sono anzi molto bene accette. Va bene raghi, stiamo cominciando a scendere per la mia valle, non so ancora quanta autonomia ho della batteria, ma per non rischiare cominciamo a salutarci. Mi sa che tutto quello che potevo dire riguardo a
l'introduzione, insomma, delle ragioni che mi spingono a fare questa cosa. Ci ho provato, non so se ci sono riuscito, però mi sa che dai, credo di aver detto tutto. Perciò raghi, questo è quanto. Spero che sta roba vi abbia incuriosito, vi abbia divertito, con la speranza di vedervi sintonizzati il prossimo episodio di questo inutilissimo motovlog che è On The Run, il mio motovlog. Va bene, detto questo ci salutiamo, bella raghi, a star bene, alla prossima, ciao.